Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon pomeriggio. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, calciomercato in casa Napoli, Lucca e Noah Lang, Noah Lang e Lucca. Gira tutto intorno a questi due nomi, ma è un Napoli che è alla finestra e potrebbe approfittare eventualmente di qualche situazione che si presenta in questa finestra di mercato. C'è anche la volontà dell'olandese, a quanto ci fanno sapere, vuole restare o andrà via. Napoli-Sassuolo, la probabile formazione, perché ci sono cambi in vista rispetto all'11 che è sceso in campo contro il Parma. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace il video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. La volontà di Noah Lang. Nonostante giochi poco, Noah Lang non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli. Lo ricorda il Corriere dello Sport nel suo focus di oggi sul tema mercato. Diversa la situazione di Noah Lang, l'olandese ha manifestato la volontà di restare almeno fino a fine stagione con l'obiettivo di potersi giocare le sue carte per il mondiale. Il Napoli non ha chiuso la porta a nessuno, ma non farà sconti. In 15 giorni può cambiare tutto e una regola è chiara. Se entra qualcuno, qualcuno dovrà pure uscire. Vale per Lang come per gli altri profili contrattativi impostati, da Marianucci ad Ambrosino passando per Vergara e Mazzocchi. Conte tiene tutti sulla corda. Se resteranno fino alla chiusura del mercato, spazio e responsabilità non mancheranno, soprattutto le responsabilità. Quindi diciamo che se si esprime il volere di restare in maglia azzurra, ci si deve anche accollare le responsabilità del caso, ma credo che i calciatori la sappiano questa cosa e la tengono ben in mente. La situazione di Lorenzo Lucca, ma prima i nomi e gli interessamenti che girano intorno all'olandese. Il Napoli accelera per rinforzare l'attacco di Antonio Conte, ma il quadro potrebbe sbloccarsi con una doppia cessione. Secondo il Mattino, oltre a Lucca resta sul mercato anche Noah Lang. Se arrivasse un'offerta irrinunciabile, l'addio di entrambi non sarebbe un'ipotesi da escludere. Per l'esterno ex PSV, il Napoli valuta una formula in prestito, mentre dalla Turchia osservano con attenzione. In Inghilterra invece Fulham, Sunderland, Everton e stamattina c'era anche il Leeds. Per quanto riguarda la situazione Noah Lang, lo seguono da vicino. Le uscite potrebbero aprire spazio e risorse per inserire almeno un nuovo tassello offensivo. Nuovo tassello offensivo che, nel caso dovesse essere quel calciatore che potrebbe essere inserito nello scambio con Lucca, a me farebbe tanto piacere. Ma ci arriviamo. Lorenzo Lucca, fuori dai piani del Napoli, potrebbe partire nei prossimi giorni. L'attaccante piace in Turchia al Besiktas, club che per prima dovrà liberare comunque spazio cedendo Tammy Abraham all'Aston Villa. Ma Lucca è stimatore anche altrove, il Benfica in Portogallo e soprattutto in Arabia Saudita, dove l'Al Hilal di Simone Inzaghi osserva con attenzione. Ed è proprio guardando verso Riyadh che prende corpo un'ipotesi suggestiva, uno scambio che potrebbe riportare in Europa Marcos Leonardo, classe 2003, centravanti brasiliano, cresciuto nel Santos. Parentesi breve ma luminosa, 8 gol in 24 presenze al Benfica, per Santos ovviamente, poi l'esplosione in Arabia, 41 reti in 63 partite. Lo ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola. Parliamo sempre del campionato arabo e 41 reti in 63 partite comunque vanno relazionate, diciamo, a dove giochi, però devi farle comunque 41 reti in 63 partite e sicuramente avrà più stoffa di un Lucca che speriamo di riuscire a piazzare, ma non è detto che il Napoli, diciamo, piazzi il calciatore o ne piazzi addirittura due. Stiamo solo, diciamo, esprimendo un'opinione su queste notizie di mercato e su questi due nomi che poi sono gli unici caldi in casa Napoli. Però ciò che ci interessa è molto da vicino, perché diciamo dobbiamo staccarci da questa situazione pareggi, un punto a partita e quant'altro, è il match contro il Sassuolo di domani alle 18. Prima di andare a vedere gli eventuali cambi di formazione, volevo solo esprimere due parole sulla conferenza stampa di Fabio Grosso, che ha detto si può anche perdere a Napoli, quindi non è stata una conferenza stampa come quella dell'allenatore del Parma, che nelle dichiarazioni era telefonata la partita, diciamo, a pullman davanti alla porta, per come poi si è svolta. Invece Grosso si sta giocando tutte le partite in maniera molto aperta col Sassuolo e mi auguro che poi, diciamo, venga fatto in campo ciò
che si è detto in conferenza stampa: venitevi a giocare la partita, anche perché ne guadagna lo spettacolo e il Napoli soffre meno, ma non solo il Napoli, perché come ho detto nel video che abbiamo fatto dopo la partita contro il Parma, una squadra da affrontare come si è messo il Parma in campo è difficile per tutti, per tanti. Ti metti lì e devi comunque prendere a pallonate un avversario, cercare di prendere a pallonate un avversario girando la palla da qua e da là, da una parte all'altra del campo, senza poter, diciamo, impensierire l'avversario per vie centrali, perché ci sono troppi calciatori, non c'è nessuna linea verticale da poter seguire. Quindi, caro Grosso, io la prendo alla lettera la conferenza stampa, venite a giocare la partita e poi vedremo chi ne uscirà vincitore. Giochiamo in casa e quindi il campo è dalla nostra, ma dobbiamo assolutamente vincere la partita per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda i punti da conquistare e la caratura dell'avversario, che poi, diciamo, non è molto alta, ma dobbiamo fare massima attenzione, perché poi tutte le chiacchiere che sono scaturite dopo la partita con il Parma e il Napoli e la lotta scudetto e questo e quell'altro potrebbero inferire un tantino, ma mi auguro che non sia questo il caso. La formazione, la preparazione entra nel vivo alla vigilia della sfida con il Sassuolo, che il Napoli affronterà senza lo squalificato Conte in panchina. Sono attese rotazioni nell'11, che ha visto ovviamente il Napoli contro il Parma. Juan Jesus è pronto a riprendersi il posto in difesa al posto di Buongiorno, mentre Spinazzola ed Elmas dovrebbero partire dall'inizio al posto di Olivera e Lang. Buone notizie da David Neres. Il brasiliano si allena regolarmente ed è a disposizione, ma lo staff valuterà con attenzione, con attenzione il minutaggio. Il Napoli cerca risposte immediate dopo il pari col Parma. Allora, per quanto riguarda David Neres, partiamo dalla fine. Per quanto riguarda David Neres, mi auguro che abbia un minimo minutaggio e che veda il campo, subentrando, non partendo dal primo minuto, perché c'è la partita in Champions per poi arrivare alla Juventus e vorrei che Neres, poi recuperato, arrivasse alla partita di Torino al 100% partendo titolare. Ecco perché dico, cerchiamo di non strafare, perché poi è un attimo che ritorna l'affaticamento, ritorna il dolore e quindi poi lo perdi per altri 5, 6, 7 giorni, una settimana e ti giochi anche la situazione Juventus-Napoli. Sono d'accordissimo per quanto riguarda Juan Jesus, il rientro di Juan Jesus al posto di Buongiorno e anche Spinazzola ed Elmas. Ne abbiamo parlato nel video, appunto, dopo la partita con il Parma, a sinistra con Olivera e Buongiorno, con chiunque possa essere il trequartista, anche molto tecnico, anche che non sia Lang. State sicuri che fai assolutamente fatica, perché poi dai piedi del braccetto di sinistra devono partire e deve vedere situazioni in attacco e lanci, diciamo, da poter fare per scavalcare la linea di pressione avversaria, così come i movimenti e i passaggi che dovrebbe effettuare poi il quinto. In questo caso Olivera contro il Parma sarà Spinazzola, a quanto ci fanno sapere, altrettanto. Se non le leggi le situazioni, vai comunque avanti e vai a sbattere contro il muro a sinistra, cosa che a destra comunque funziona, per il semplice fatto che dal punto di vista dell'affiatamento in primis è tutta un'altra situazione. Poi i piedi che avevi a destra non li avevi a sinistra nella partita contro il Parma, Politano, Di Lorenzo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cambi obbligati li chiamerei io e sono assolutamente d'accordo. Così come la partita, scavalcando un attimo l'impegno Champions, ma poi ci arriviamo quando ovviamente dovremo giocare con il Copenaghen, così come il Napoli che affronterà la Juve a Torino. Non facciamo cazzate a livello di scelte, perché poi le paghi e anche in maniera molto salata nel caso devi far riposare qualcuno e dal punto di vista tecnico abbassi un attimo il livello per ciò che devono esprimere in campo. Tutto qua. Mi auguro che il Napoli azzecchi le scelte e anche a partita in corso non vada nel pallone per quanto riguarda le sostituzioni, cercando poi di arrembare in una partita che devi portare a casa, come è successo nell'ultima apparizione. Detto ciò, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto. Se vi state iscrivendo adesso, attivate la campanellina. Domani sera al 99,9%
dovrebbe esserci la live post partita finalmente con il nostro salottino che ritorna, quindi vi aspetto numerosi sul canale, ma in caso si muove qualcosa per il calciomercato ci sentiamo anche domani in mattinata. Sempre Forza Napoli, ciao!